Ragazzi, siamo qui oggi di nuovo nella rubrica Gadget e oggi parliamo di DSH Sim Racing, una nuova azienda tedesca che vuole entrare nel mondo del sim racing portando prodotti di estrema qualità. Infatti questo video oggi è soltanto l'inizio di quella che è una collaborazione che verrà in futuro con nuovi prodotti che potrò portare qui sul canale. E quindi iniziamo oggi con il suo paddle shifter disegnato interamente da loro per andare a comporre quello che è un vostro progetto, magari di volante. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come già vi ho detto nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare di un piccolo ma utile gadget, un paddle shifter magnetico per poter creare le vostre build, i vostri volanti, i vostri progetti di volanti, magari di volanti che avete disegnato in 3D, ma che vi prego ragazzi, utilizzate un paddle shifter di livello. Naturalmente vedo molti volanti, molti progetti che utilizzano paddle shifter in stampa 3D, possono funzionare, io non ci ho mai creduto, pur avendo la possibilità sempre di stampare quello che volevo. Il progetto di un paddle shifter in stampa 3D non l'ho mai voluto creare, questo perché già mi capita di vedere persone che rompono quelli in ferro, come quelli anche della Fanatec, ho visto gente spezzare le palette in metallo. Sinceramente non credo per niente in tutti i sistemi paddle shifter in plastica, perdonatemi, questo probabilmente è un mio limite, motivo per cui per esempio anche nella modifica che faccio per i volanti Fanatec faccio soltanto la modifica per renderli magnetici, non creo nulla altro in plastica, perché secondo me non tiene, ragazzi, non tiene, non è un qualcosa che secondo me risulta di qualità, però questo è un mio pensiero. Ma oggi siamo qui ragazzi per parlare di DSH Sim Racing. Voglio mostrarvi proprio nel dettaglio il tipo di lavorazioni, il tipo di prodotti che vogliono portare nel nostro mondo. Che ne dite? Iniziamo subito con l'aspetto estetico. A differenza di tutti i cambi magnetici che ho visto fino ad oggi, per la prima volta un'azienda ha pensato di tenere nascoste le calamite e rendere a livello estetico un prodotto che dà subito un ottimo senso di costruzione, lavorazioni totalmente al CNC, progetto totalmente di DSH. Nella confezione troverete sia la possibilità del paddle versione GT che nella versione formula un pochino più corto. Non vi nego che io anche per volanti rotondi ho preferito montare questo genere di paddle perché per come utilizzo io con 3 dita nella parte alta mi sono trovato benissimo anche con questo qua. Però diciamo che questo è un aspetto abbastanza soggettivo. Come vi ho spiegato, a livello meccanico funziona con delle calamite. Naturalmente vi manderò dei video del paddle scoppiato, aperto, per farvi vedere come si presenta internamente, perché è un aspetto che poi va a inficiare su quello che è l'aspetto meccanico. Perché anche un'altra cosa che di solito non ho mai trovato è che in questo caso le calamite all'interno vanno totalmente a toccarsi. Questo che cosa comporta? Che a parità di
diametro e spessore delle calamite, si ha una trazione magnetica leggermente superiore perché sono direttamente a contatto. Di base questi paddle shifter escono con due calamite da 10 mm dello spessore di 3 mm, ma come opzione c'è anche la possibilità di farvi montare una calamita dello spessore da 3 mm e una calamita dallo spessore di 5 mm. Vedo di farvi sentire anche il rumore che fanno, anche se smontati il rumore rimbomba un pochino di più, ma cercherò di attutirlo tenendoli ben saldi con le mani. Questo è il rumore che fanno, molto piacevole. Ci sono dei paddle insonorizzati, li ho trovati solamente in Fanatec o nel XGT, che sono molto silenziose, di solito un po' di rumore lo fanno, ma personalmente non lo trovo così esagerato, anzi abbastanza piacevole. La parte dei paddle è spessa 3 mm, nel caso del paddle GT è lungo 95 mm. Per quanto riguarda invece quello formula, chiamiamolo formula, quello un pochino più corto, è lungo poco più di 77 mm. Naturalmente lo spessore rimane sempre da 3 mm. La lavorazione di questo oggettino è veramente di alta finitura. Non ci sono sbavature, imperfezioni, veramente di ottima qualità, ad un prezzo a mio avviso molto accessibile e che a mio avviso portano ad un livello di qualità superiore sicuramente a qualsiasi vostro progetto. A livello elettronico funzionano con un micro switch industriale, quindi sono garantiti veramente milioni di cicli di pressione, come vengono utilizzati per esempio anche nei paddle shifter Asher, ma in molti paddle shifter vengono utilizzati dei micro switch, naturalmente di più o meno qualità. Ragazzi, qua parliamo di un prodotto tedesco. Acchiappato! Mangiava! Coldo sulfato! Portatelo via! Al controllo, schnell! Controllo peso paziente numero 28! Controllo peso paziente numero 28! In cui la massima qualità è veramente garantita. Anche in questo caso a livello di microflessioni, ragazzi, posso dirvi che ne è totalmente esente. Il sistema funziona con un perno passante in metallo in questo punto qui, che attraversa totalmente la paletta. Non ci sono in realtà da nessuna parte boccole o quant'altro, ma la compattezza è veramente di altissimo livello. In realtà lo trovo un prodotto molto semplice ma davvero efficace. A livello poi di installazione nelle vostre build sarà tutto molto semplice, perché verranno forniti con due cavi anche abbastanza lunghi, quindi naturalmente li dovrete tagliare a misura per il vostro progetto, ma l'installazione e l'implementazione è veramente molto semplice. Io ho creato una piccola mia build utilizzando un volante in realtà che mi ha prestato un mio carissimo amico, utilizzando una scheda Arduino e un piccolo progetto che ho fatto per questo volante. Ho installato in maniera davvero molto semplice e banale questi paddle shifter, anche per potervi far vedere in video come in realtà funzionano, e volevo anche io testarli per un po'. Naturalmente il tempo che ho avuto a disposizione per un test sono state un paio di settimane in cui l'ho utilizzato, e posso dire che non c'è stata nessuna perdita mai di una cambiata. Tutto è venuto in maniera semplice, ma ragazzi veramente parliamo di un componente abbastanza banale, e se la qualità nei materiali c'è, vedo difficile che possano esserci particolari problemi. Probabilmente ci saranno sulle schede che utilizzerete per il vostro progetto. Come vi ho detto, questo è soltanto l'inizio di una grande e bella collaborazione che avverrà con DSH e porterà nel canale veramente tanti progetti molto interessanti e davvero di qualità che produce questa azienda. Spero veramente che il video vi sia piaciuto e che abbia stuzzicato nelle vostre menti in chi ha intenzione di creare dei progetti fai da te dei propri volanti. Prenda seriamente in considerazione di non utilizzare dei cambi in stampa 3D, ma utilizzare un genere di cambio veramente di qualità, e che a mio avviso aumenterà di tanto il livello di immersione e di qualità, di percezione di qualità del vostro volante. Spero come sempre che la rubrica gadget sia sempre di vostro interesse, soprattutto nel presentarvi nuove aziende che si stanno affacciando in questo mercato e che cercano di mettere la massima qualità nel proprio prodotto. E ragazzi, ricordatevi un bel like al video, iscrivetevi al canale, è il miglior modo per supportarmi, e io di questo e di tutti quelli che l'hanno fatto vi ringrazio. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!